Bentrovati amici sul mio canale. Oggi vi voglio presentare un'orchidea speciale, un'orchidea dalle 4 stagioni. Questa che vedete, che sembrano tutti quanti rami cadenti, rami pendenti, è un'orchidea, un dendrobium. È affascinante per via di queste canne in cui c'è la riserva d'acqua. Questo è un keiki che ho messo in zattera, che ha tutti quanti fiori che verranno fuori. Diciamo che questa orchidea si sta svegliando dal periodo di riposo. È un'orchidea del sud-est asiatico, di tutta la parte dell'Asia, non solo il sud-est asiatico. Ha una grandissima estensione come orchidea. Allora, l'ho messa nel vaso così pendente proprio per aiutare e facilitare un po' queste canne che poi scendono. Possiamo metterla in vari modi, possiamo metterla in zattera, possiamo metterla come vogliamo, in vaso di terracotta, in sfagno. Questa c'è un periodo vegetativo, un periodo di riposo, ma il riposo è un riposo estremo. Il riposo estremo fa sì che la pianta perde completamente le foglie. Su tutti questi segmenti che voi vedete c'erano foglie. Queste sono canne vecchie, le canne originali, le nuove sono queste che vedete dove porta i fiori. Perde le foglie, quindi si passa da un periodo in cui è completamente verde a un periodo in cui è completamente spoglia. Quando la vede completamente spoglia sembra un'orchidea morta, un'orchidea che non c'è più niente. Poi quando arriviamo adesso al periodo di marzo, il periodo della primavera, dalla parte opposta dove c'era la foglia esce il fiore. Quindi il fiore ce l'abbiamo qui alla mia sinistra, la foglia era dalla parte opposta. Questi sono tutti quanti fiori che verranno fuori. Vedete, l'orchidea ogni anno si allunga sempre di più, sempre di più. I fiori saranno spettacolari, sono fiori proprio caratteristici dell'orchidea dendrobium. In questo caso è il dendrobium pierardi, detto anche aphyllum, dendrobium aphyllum. Dovrebbe essere senza foglie il senso della parola aphyllum, però può darsi che dico una cosa non azzeccata o non accertata. Questi fiori hanno una durata breve, dureranno 10 giorni, finita la fioritura inizieranno poi i nuovi cetti delle nuove canne che poi praticamente quando perderà le foglie l'anno prossimo a primavera nuova farà altri fiori. Queste che voi vedete, 1, 2, 3, sono le canne nuove. 1, 2, 3, 4. Sono le canne nuove che fa i fiori. Queste sono quelle più vecchie. Da queste canne più vecchie, soprattutto qui lo vedete, verranno fuori parecchi keiki che sarebbero dei cuccioli. I cuccioli sarebbero questi qua, che io ho messo in questa zattera. Ho voluto fare una prova, quindi questa è la canna dell'anno scorso e la canna dell'anno scorso, eccola qua, sta producendo i fiori. I fiori penso che tra poco saranno disponibili, aperti, ve li farò vedere. È una cascata di fiori. Diciamo che è un'orchidea che ha sempre una cascata di qualcosa, perché lei è a cascata. Le foglie dopo un po' cascano, i fiori lo stesso, 10 giorni massimo quando si aprono tutti, sono bellissimi. Il colore è un rosa e bianco come colore, non ha un profumo particolarmente che si sente, però ha leggerissimo profumo, leggerissimo proprio. La pianta deve rispettare un periodo di riposo secco, cioè dovete bloccare, quando cominciano le prime foglie a diventare gialle, bloccare completamente la bagnatura. Se bagnate lo stesso verranno fuori tanti keiki e vi riempirete di piantine, ma non farà fiori. Quindi l'importante è quando avrete la prima foglia gialla, il primo segnale che la pianta finisce, praticamente vedete è arrivato un punto che la pianta ha finito di crescere perché ha cominciato a dire stop, la punta è diventata gialla, non ha prodotto più foglie e quindi sospende la bagnatura, la concimazione, riposo totale. Controllate magari le canne perché le canne devono non raggrinzire, cioè riposo sì, però se vi accorgete che la canna diventa estremamente secca,
allora un pochino d'acqua, una vaporizzazione va data. Tutta la riserva d'acqua della pianta è nelle canne che voi vedete, quindi l'importante è che ci sia una riserva d'acqua. Periodo secco va da fine novembre, metà novembre, ogni anno è diverso, un anno potrebbe partire addirittura a Natale, ancora c'è qualcuno che dice nei gruppi che ha ancora tutte quante le foglie verdi, quindi ogni anno è a sé. A me prima di Natale ha cominciato a perdere le foglie, diventare una foglia completamente gialla, ho sospeso le bagnature, sono cadute poi di colpo nel giro di poco tempo perché tanto la pianta capisce che è arrivato il periodo di riposo, è particolarissima come orchidea, quando è piena di foglie è spettacolare, ha un ciclo vegetativo molto veloce questa pianta, cioè quando è secca, quando è ferma, la pianta sta in riposo totale. Siccome il riposo totale cominciano a essere quasi 3 mesi, negli altri diciamo che deve accelerare, quindi va bagnata tantissimo, va concimata tantissimo, proprio perché diciamo 3 mesi sono il periodo di riposo, 3 mesi sono il periodo di riposo. Più c'è il periodo che fa i fiori, arriviamo quasi a 4, 4 e mezzo, cioè per quando spunta la nuova vegetazione dirà che sono passati 4 mesi e mezzo. Quindi negli altri ha bisogno assolutamente di buttare fuori vegetazioni, buttare fuori velocemente queste canne che poi scenderanno verso il basso e da queste canne poi lei si riprodurrà facendo fiori. Quindi questa pianta ha necessità molto veloce di crescere nel periodo vegetativo e di buttare fuori i fiori. È di clima intermedio, quindi possiamo dire che questa pianta come clima possiamo andare dai 15 in su, li sopporta benissimo. Siamo arrivati anche a 32 in casa l'anno scorso, non ci sono stati problemi. Sarebbe bello anche zatterarla su quei tronchi o tante volte fa vedere su qualche gruppo che coltiva queste piante, fa vedere che li mettono su delle reti di metallo dove all'interno c'è tutto quanto sfagno, gli fanno una zattera, un tronchetto proprio su cui la vanno a mettere come zattera, cioè anziché il legno stesso prendono un cilindro di rete, un cilindro di rete metallica, lo riempiono completamente con sfagno, con materiali e poi tengono questa pianta completamente inserita in questo, diciamo, substrato particolare. È una zattera autocostruita fatta con la rete metallica. È bellissima, vi farò vedere a breve la fioritura quando arriverà fuori, vale la pena, se non la conoscete tenetela, è un'orchidea pendente e il vaso inclinato serve solo per aiutare un po' la vegetazione a piegarsi. Questa è una canna che poi è finita lì, ha finito il suo percorso e merita, non so, quando poi è finita la fioritura che inizieranno i nuovi germogli, non so se la metterò in zattera o la lascerò qui. Dovrei cambiare lo sfagno perché lo sfagno oramai è un annetto che sta qui. Guardate quanti fiori, guardate quanta fioritura c'è, vale la pena provare, vale la pena, se non la conoscete, appassionatevi del Dendrobium pierardi, Dendrobium aphyllum e vedrete che avrete un'orchidea completamente diversa ogni stagione, ogni periodo dell'anno. Grazie di avermi seguito, oggi vi ho fatto conoscere un'orchidea nuova, ma forse già la conoscete. A presto.